Le moto sportive stradali con i semimanubri un tempo erano di gran lunga le moto più vendute in Italia, oggi non è più così, sono quasi scomparse, ma qualcosa sta tornando. Abbiamo visto qualche anno fa il rientro sul mercato della Yamaha R6 e quest'anno EICMA, la Kawasaki ZXIR 636, anche lei tornerà sul mercato e addirittura in previsione futura la Aprilia RS 660, ma qualcosa di più concreto l'abbiamo già potuto guidare e si chiama CBR 650R. Giusto fare crescere ancora queste sportive con i semimanubri di media cilindrata perché sono l'anello mancante tra le piccole 400-300 sportive e le grandi 1000. La piattaforma da cui parte la CBR 650R è la stessa della Naked CB 650R. Per qualcuno magari chiamare CBR una moto come questa può essere al limite del blasfemo, ma lasciatemi dire che non è proprio così, perché questa moto ritorna un po' al passato delle sportive stradali, perché c'è una bella carenatura, ora sfacciatamente ispirata a quella della miraglia CBR 1000 RR Fireblade, semimanubri ma una posizione comoda, un motore da quasi 100 cavalli che a me ricorda molto nella filosofia la CBR 600F di qualche anno fa, moto vendutissima e capace di soddisfare in pista e su strada. Come per la CB 650R, anche la CBR 650R ha subito una cura piuttosto drastica: nuovo il telaio, le sospensioni, i freni e il peso cala di 6 kg. Insomma, ci sono tante cose che sono cambiate rispetto alla vecchia CB 650R che rendono questa CBR 650R sicuramente più sportiva e più adatta a essere chiamata CBR. L'ho già detto e mi ci ritrovo anche dopo averla guidata un bel po' sulle strade qui dei dintorni di Almeria. Non sono qui perché ho voglia di andare al mare, ma mi sto proteggendo dal vento. Oggi c'era un vento veramente pazzesco, ma la CBR 650R riporta alla memoria la CBR 600F che tantissimo successo ha avuto sul mercato, una sportiva vera che poteva anche andare a divertire in pista, ma che consentiva di essere utilizzata su strada perché aveva una posizione di guida non estrema. La stessa cosa la ritroviamo su questa CBR, ci sono i semimanubri belli aperti, mi piace molto la posizione di guida, ci sono le prestazioni perché il motore comunque ha 95 cavalli, ha un'ottima coppia, quindi eroga molto bene tutta la sua potenza, ma anche c'è un'impostazione di guida sportiva. È un po' un ritorno alle origini delle sportive stradali. Sicuramente non a tutti potrà piacere un progetto come questo perché è un progetto un po' particolare, devo dire che però dopo averla guidata sulle curve questa moto mi è piaciuta molto. La base tecnica condivisa con la CB 650R, quindi c'è tanta solidità a livello di telaio, a livello di forcella, a livello di ammortizzatore, quindi è una moto solida anche se le sospensioni non sono regolabili e magari sulla CBR 650R un passettino in più si poteva fare per differenziare più che altro rispetto alla CB 650R. Questa è una moto che vuole essere sportiva, ok, stradale, ma magari una forcella regolabile ci poteva anche stare. Detto questo, le sospensioni funzionano bene, ho trovato più o meno le cose che si trovano sulla CB 650R con piccole differenze di tarature. Qui sembra, a causa forse anche del peso della carenatura, la forcella sembra partire un po' meglio rispetto a quella della CB 650R, sembrava di guidare una moto che abbiamo guidato nella stessa giornata, una moto più rodata, ecco. Il motore mi è piaciuto molto, ma questo l'ho già detto anche in occasione della prova della Naked. C'è un'ottima progressione nella parte medio-bassa del contagiri, dai 2 ai 6000, quasi sorprendente se si pensa che stiamo parlando di un 4 cilindri da 650 cm3. Ovviamente non siamo al cospetto di un bicilindrico e nemmeno di un 3 cilindri, e quindi c'è un pochino meno grinta, ma devo dire che alla fine dei conti questo 4 in line si difende veramente bene. Poi c'è la seconda parte del contagiri, quella che va dal 7 ai 12, in mezzo tra i 6 e i 7 c'è un piccolo momento di stanca, dai 7 ai 12 dove la progressione del 4 cilindri ci riporta veramente ai fasti dei motori che furono, perché ricordiamo che la CBR 600F per esempio aveva 100 cavalli, più o meno come questa CBR 650. Salita di regime, progressiva e anche
gasante, se vogliamo, che si esaurisce un po' intorno ai 10.000 giri, ma che è anche accompagnata da qualche vibrazione a livello di serbatoio e a livello di pedane. Oggi abbiamo guidato inseguendo Steve Plater, che è uno che ha vinto un paio di TT, insomma, che sa il fatto suo, guidava su strada veramente pennellando le curve. Il feedback restituito dalla CBR 650R era davvero ottimo. Il cambio non è male, è morbido, preciso nell'azionamento, ha un quick shifter che io consiglio di acquistare come optional, che però non è super sportivo. Anche in questo caso, come per la forcella regolabile, magari sulla CBR 650R, per differenziare rispetto alla CB 650R, si poteva usare un tempo di taglia un pochino più veloce per avere un impatto, diciamo, più sportivo. Il passo tra le piccole 300-400 con i semimanubri e le grandi 1000 è davvero troppo lungo, e moto come questa CBR 650R per me sono le benvenute, perché rappresentano il giusto percorso di crescita per chi ama questo genere di moto e vuole crescere in modo graduale e soprattutto sensato.